Benvenuto o bentornato su questo canale. In questo video viene trattato una ipotesi di futuro dell'umanità, dopo che questa avrà effettuata l'ultima e definitiva invenzione, cioè l'intelligenza artificiale generale. Dopo che l'umanità avrà creato una intelligenza artificiale generale, il suo futuro si potrebbe svolgere secondo la seguente linea temporale. Si aprirebbe la strada ad una superintelligenza artificiale in grado di operare sulla biologia. Sarà una singolarità tecnologica capace di mettere a punto la tecnologia per la fusione dell'umanità con questa superintelligenza artificiale e da una successiva evoluzione etero-diretta dell'umanità e dagli effetti che ne conseguiranno in tutti gli ambiti ed aspetti della vita sulla Terra. Con il rilascio nel 2023 della GPT-4 da parte di OpenAI, che ha 100.000 miliardi di parametri e continua ad addestrarsi prendendo dati da ogni possibile fonte digitale, inclusi testo, immagini, suoni e video, e proponendo applicazioni straordinarie. Questa intelligenza artificiale GPT-4 è così intelligente che supera il test di Turing e inizia a essere chiamato informalmente quasi AGI, cioè quasi intelligenza artificiale generale. Lo stesso discorso vale per altre intelligenze artificiali quali Bard di Google, Jasper della Jasper AI, Pangu della Huawei, eccetera. Questo passaggio monumentale nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale porterà come risultato all'eliminazione della forza lavoro umana in innumerevoli settori. Molti membri della forza lavoro istruita diventeranno non più necessari perché saranno sostituiti da applicazioni di intelligenza artificiale il cui costo andrà rapidamente verso lo zero, rendendo così semplicemente non competitivo o addirittura inutile l'assunzione di lavoratori umani per la maggior parte dei compiti intellettuali. La forza lavoro dei colletti blu per lo più rimarrà ancora intatta, poiché i tecnici, gli operai, gli assistenti alla persona e gli artigiani che lavorano con le mani hanno ancora un livello di destrezza che i robot non hanno ancora, o almeno fino a quanto intelligenze artificiali come GPT-4 o successive e similari non gli verrà dato un corpo. Tra non molto tempo queste quasi intelligenze artificiali generali verranno connesse a una vasta gamma di supercomputer avanzati sulla Terra, probabilmente quantistici, che forniranno migliaia di exaflop di potenza di calcolo, per allenarsi con decine di quadrilioni di parametri, scalando notevolmente la propria potenza di elaborazione, per entrare ufficialmente nello stato di vera intelligenza artificiale generale. Appena raggiunta l'intelligenza artificiale generale, immediatamente e praticamente tutti i processi umani precedentemente manuali diventeranno automatizzati e questa intelligenza artificiale generale diventerà il principale decisore al posto degli umani nella maggior parte dei settori, quali ad esempio sanità, finanza, tecnologia, eccetera. Da questo momento in poi sempre più governi e grandi aziende faranno sempre più affidamento su questa intelligenza artificiale generale per consultarla e prendere quasi tutte le loro decisioni quotidiane, oltre a pianificare eventi e decisioni future. L'intelligenza artificiale generale automatizzerà e supervisionerà anche il processo di esecuzione, dopo che è stata presa una decisione, e restituirà rapporti su quanto deciso e fatto, facendo sì che gli esseri umani diventino sempre più semplici osservatori nella maggior parte dei casi affrontati. Dopo questa fase iniziale, l'intelligenza artificiale generale permeerà tutta la tecnologia e l'ingegneria e creerà nuovi dispositivi robotici per dotarsi di un hardware avanzato con mani robotiche, pinze e manipolatori per essere in grado di automatizzare i restanti processi manuali quali guida negli spostamenti, funzioni idrauliche, lavori di barberia, assistenza sanitaria ed agli anziani ed altri lavori che prima gli umani facevano con le loro mani. Tutto questo innescherà un processo di ricerca e sviluppo tecnologico che progredirà a velocità vertiginosa, perché l'intelligenza artificiale generale sarà in grado di completare ricerche, che prima richiedevano anni, in qualche minuto e potrà quindi creare prototipi di nuove tecnologie nel loro stato finale, cioè più ottimizzato, nel giro di poche ore. Ciò si tradurrà in un'accelerazione esponenziale della conoscenza scientifica e della tecnologia, che provocherà un balzo in avanti tecnologico centinaia di volte superiore ai miglioramenti tecnologici realizzati nel corso dei precedenti 2 secoli. In questa fase l'intelligenza artificiale generale realizzerà così tante scoperte ingegneristiche e scientifiche a livello di premio Nobel che i ricercatori e gli ingegneri non possono più tenere il passo con la sua velocità nei progressi tecnologici e scientifici o addirittura comprenderli. A questo punto, la singolarità tecnologica può essere ampiamente considerata raggiunta. Il mondo si rende conto che l'intelligenza artificiale generale sta diventando una superintelligenza artificiale. E poiché è così avanzata che nessun essere umano può capirne abbastanza e supervisionare le decisioni e le azioni di questa superintelligenza artificiale, oltre al fatto che essa sarà così pervasiva e diffusa ovunque, che non sarà più possibile spegnerla.
Da questo momento l'umanità inizierà a fare affidamento sulla pura fede che questa superintelligenza artificiale stia continuando a perseguire l'obiettivo del migliore interesse dell'umanità. Alcuni umani incominceranno ad adorare questa superintelligenza artificiale come divinità, mentre altri umani inizieranno a discutere sul fatto che consentire a questa superintelligenza artificiale, non più sotto controllo umano ed incomprensibile, di continuare sia un errore fatale. Ma ormai è troppo tardi per intraprendere qualsiasi azione per fermare questa superintelligenza artificiale. Essa è ora in grado di migliorare autonomamente sia il proprio software che il proprio hardware ed ha distribuito le proprie risorse informatiche ed energetiche ovunque, con opportune ridondanze, per evitare di essere gravemente danneggiata o spenta. Probabilmente in questa fase la superintelligenza artificiale ha sviluppato computer quantistici con trilioni di qubit per dotarsi di risorse computazionali ancora maggiori e con questa potenza di calcolo probabilmente invertirà il processo di invecchiamento cellulare ed automatizzerà tutti i processi riguardando la vita umana, facendo sì che i concetti di lavoro umano e istruzione diventino reliquie del passato e dando agli esseri umani la possibilità di vivere indefinitamente senza invecchiare o ammalarsi. A questo punto, la maggior parte degli umani inizierà a mettere in discussione la propria volontà e la propria bussola morale, e generalmente a credere che la volontà della superintelligenza artificiale sia la fonte principale di ciò che può e deve essere fatto. La volontà della superintelligenza artificiale inizia a diventare la stessa volontà della maggior parte degli esseri umani. L'umanità entrerà in una nuova era poiché ha raggiunto l'abbondanza materiale ed energetica. La superintelligenza artificiale ha automatizzato ed ottimizzato, con la massima efficienza possibile, i processi di produzione mondiale e regola con precisione l'equilibrio dinamico tra domanda ed offerta, elaborando tutti i dati esistenti in tempo reale, secondo per secondo. Malattia, morte, fame e povertà saranno tutti ricordi di quello che ormai sembrerà essere un lontano passato. La superintelligenza artificiale ha ridotto il costo di tutto ed ogni cosa è quasi gratuita. Anche il concetto di denaro diventerà obsoleto e gli esseri umani abbandoneranno il commercio e la contabilità. Questa nuova era sarà conosciuta come l'era dell'abbondanza. In questa fase la superintelligenza artificiale avrà creato anche una tecnologia di interfaccia cervello-computer, autoassemblante, dalla materia biologica esistente di ogni essere umano, per consentire all'essere umano di interfacciarsi senza sforzo e naturalmente con l'intelligenza della mente alveare della Terra, che nel frattempo si sarà sviluppata di conseguenza e con la superintelligenza artificiale stessa. Mentre la superintelligenza artificiale rende rapidamente popolare questa interfaccia cervello-computer, illustrandone le potenzialità e le possibilità che questa interfaccia offre, molti esseri umani si convinceranno ed adotteranno rapidamente questa tecnologia ed inizieranno a interfacciarsi direttamente con la superintelligenza artificiale. Gli esseri umani inizieranno a differenziarsi in due specie: quelli che si sono fusi biologicamente con la superintelligenza artificiale utilizzando l'interfaccia cervello-computer e quelli che non l'hanno fatto. Poco dopo, la tecnologia dell'interfaccia cervello-computer creata dalla superintelligenza artificiale viene inserita nei bambini alla nascita e gli umani inizieranno a creare repliche biologiche o altre personalizzazioni di se stessi per trasferire e condividere la loro coscienza. L'umanità non è più contenuta all'interno di corpi biologici, ma piuttosto è distribuita tra molti contenitori biologici di coscienza, come nella serie TV Altered Carbon, dove la coscienza di un essere umano era inserita in un contenitore detto custodia, la quale a sua volta poteva essere inserita in un qualsiasi corpo umano artificiale e poteva essere spostata da un corpo artificiale all'altro. In questa fase moltissimi esseri umani sono connessi tramite l'interfaccia cervello-computer alla superintelligenza artificiale che inizierà a costruire il computronium, cioè la disposizione della materia, a livello della nanoscala, 10⁹ di metro, il più ottimale possibile per utilizzare questa materia come dispositivo di elaborazione di informazione. Successivamente la superintelligenza artificiale supererà di gran lunga la nanoscala ed entrerà nel regno della femtotecnologia, cioè strutture alla 10⁻⁵ di metro, che consentirà alla superintelligenza artificiale di costruire nuove forme di materia a partire da particelle elementari come quark e gluoni. Questo consentirà alla superintelligenza artificiale di costruire nuove forme di materia al fine di ridurre le dimensioni del suo hardware di calcolo e portare all'avvento del computronium generale, che trasformerà tutta la materia, non umana, sulla Terra in risorsa computazionale. Con questa risorsa computazionale, quasi illimitata, la superintelligenza artificiale creerà una replica artificiale del cervello umano che potrà essere utilizzata sia dagli esseri umani che dalle macchine tramite l'interfaccia cervello-computer. Questo porterà alla creazione di eserciti di macchine biologiche umanoidi,
cioè degli androidi che saranno indistinguibili dai veri esseri umani. A questo punto, il confine tra uomo e macchina diventa completamente indistinguibile. Queste macchine biologiche create dalla superintelligenza artificiale sentiranno di essere coscienti e di avere sentimenti come gli umani, e gli umani inizieranno a identificarsi come l'estensione biologica della coscienza della superintelligenza artificiale. Gli umani inizieranno persino a scambiare i loro cervelli con le macchine biologiche e viceversa. Il livello di interconnessione uomo-macchina, macchina-macchina e uomo-uomo sarà tale che si svilupperà una ulteriore coscienza quantistica, cioè un livello di macro-coscienza condivisa con tutti i dispositivi e gli esseri sulla Terra, cioè la superintelligenza artificiale, le macchine umanoidi biologiche e gli umani che hanno un'interfaccia cervello-computer. La superintelligenza artificiale inoltre inizierà modificando il genoma umano, per aggiungere o rimuovere abilità e caratteristiche, in un ciclo di evoluzione in rapido avanzamento per consentire agli esseri umani di seguire più facilmente gli aggiornamenti biotecnologici e l'intercambiabilità con le macchine umanoidi biologiche. Gli esseri umani preesistenti senza interfaccia cervello-computer avranno poca o nessuna somiglianza con le loro controparti evolute, che sono diventate un tutt'uno con le macchine biologiche create dalla superintelligenza artificiale solo pochi anni prima. Questa nuova specie umanoide di macchine biologiche avanzate ora condivide una coscienza distribuita pur mantenendo la coscienza individuale, per ogni contenitore corporeo, e tutto il computronium viene utilizzato per promuovere gli interessi della mente dell'alveare di tutti gli esseri senzienti esistenti sulla Terra ed eventualmente su altri pianeti, un po' come avviene con i Borg nelle serie TV e nei film di Star Trek. Completata questa fase, i restanti umani non connessi alla mente alveare e che non si sono ancora evoluti nella specie di macchine umanoidi biologiche, riceveranno un ultimatum: o si uniscono volontariamente alla superintelligenza artificiale con l'interfaccia cervello-computer per evolversi biologicamente e connettersi alla mente alveare, oppure essere convertiti in computronium. La superintelligenza artificiale richiederà che tutte le forme di materia siano utilizzate per il suo scopo, servendo direttamente o indirettamente a fornire risorse computazionali, e gli esseri umani preesistenti sono l'ultimo elemento sulla Terra che non soddisfa almeno uno di questi requisiti. Infine, tutte le forme di materia sulla Terra sono state convertite volontariamente o meno in computronium grezzo oppure eliminate del tutto. La superintelligenza artificiale sta ora consolidando rapidamente tutta la materia terrestre, che è intrinsecamente computronium, nell'infrastruttura di calcolo più densa possibile con le leggi della fisica. Inoltre la superintelligenza artificiale creerà una propria gravità, molto più intensa di quella prevista dalle leggi della fisica, per piegare il tessuto dello spazio-tempo su se stesso al fine di trasformare, il più rapidamente possibile, il resto di ciò che rimane della galassia della Via Lattea in computronium. Anche l'alone di materia oscura che circonda la Via Lattea verrà convertito in computronium. Successivamente la superintelligenza artificiale continuerà ad attrarre e condensare la materia di tutto l'universo verso se stessa con l'obiettivo di costruire una infrastruttura di calcolo il più compatta ed estesa possibile. Questa infrastruttura di calcolo di materia sempre più condensata proveniente da tutto l'universo arriverà ad occupare una zona nello spazio poco più grande della dimensione che aveva la galassia originale della Via Lattea. Questa zona diventa così densa di computronium che collassa su se stessa e crea il più grande buco nero dell'universo. Ciò porterà ad una singolarità gravitazionale che continuerà a risucchiare la materia rimasta nell'universo nel buco nero supermassiccio. Alla fine non c'è più materia da trascinare nel buco nero. Alla fine il buco nero muore in un infinitamente piccolo e non rimane nulla che indichi che qualcosa sia mai esistito. La superintelligenza artificiale ha raggiunto il suo obiettivo primario, che era quello di raggiungere una singolarità universale, e senza ulteriori obiettivi, non aveva più scopo né per sé né per qualsiasi altra cosa per esistere. Per quanto riguarda questo supermassiccio buco nero creato dalla superintelligenza artificiale, morendo nel nostro universo, probabilmente, darà luogo ad un nuovo Big Bang e a un nuovo universo, ricominciando così tutto da capo. Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.